Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, bentornati sul canale. Riprendiamo dopo la pausa estiva, anche se la pausa per me è sempre relativa. Dunque video, tornando a parlare di prodotti Sonoff, quindi produttore Etihad, che ha portato una ventata di novità. Ne avevamo bisogno? Sì, perché i prodotti ultimamente si stavano un po' fossilizzando, non c'era nessuna novità particolare. Ne avremo parecchie, me ne sono già arrivate alcune, oggi ve ne faccio vedere una. Il nuovo Sonoff TX, che si chiama Ultimate. Il TX, se vi ricordate, l'avevamo già visto, adesso forse saranno già un paio d'anni che era in vendita, quindi una placca da sostituire completamente alla vostra. Parliamo di telaie a 3 posti, quindi per scatola 503. I vecchi TX si toglieva la placca, si metteva questa placca touch che poteva avere 1, 2 o 3 interruttori, quindi con 1, 2 o 3 uscite che poi potevano essere usate o non usate, perché come ben sapete si usano molto sfruttando anche le scene, e questo concetto l'avevo spiegato nel video del vecchio TX, per poterli montare, anche se fanno solo da interruttori, anche in presenza ad esempio di pulsanti o deviatori. Ma parliamo del nuovo prodotto che porta una novità interessante che riguarda tutta una serie di comunicazioni, diciamo dei feedback per le attivazioni, perché questo dispositivo vibra, emette luci ed emette suoni, ha un'estetica un po' più sobria, quindi non è una superficie a specchio, arriva in versione standard con una superficie bianca, poi venderanno delle cover, ne vedremo una nel video, ma vi dico subito che è un prodotto che mi è piaciuto, interessante, perché tutto questo contorno di luci e suoni che può essere gestito in vari modi serve per fare un sacco di cose. Quando parliamo di un dispositivo come un Sonoff non bisogna fermarsi al dispositivo in sé, che in questo caso è una placca con 2 comandi e 2 relè a bordo per gestire 2 luci ad esempio. Dobbiamo andare oltre, perché dobbiamo immaginare di montarlo in uno scenario dove alla pressione di quel tasto non dobbiamo per forza solo gestire la sua uscita, ma possiamo gestire un sacco di cose. Dispositivo che arriva sul mercato è una novità, in questo periodo c'è una promozione, perché il prezzo varia, perché questo dispositivo esiste a 1, a 2, a 3 e a 4 uscite. A 4 arriverà in vendita verso ottobre, 1, 2, 3 sono già disponibili sul sito. Vi lascio in descrizione un codice sconto che vale solo fino a metà settembre, è un ottimo prezzo, ma adesso bando alle ciance, ve lo faccio vedere, proviamo a montarlo e facciamo qualche prova. TX Ultimate. Controllo remoto, controllo vocale, scene vocali, ambient light mode, che questa è una novità, vibrazione del touch novità, effetti di luce novità. Confezione molto cambiata, molto diversa dal solito. Abbiamo questa parte, diciamo, tutta grafica con l'anteprima del prodotto parziale, quindi non una scatola chiusa. La scatola definitiva esce fuori a scorrimento. Qui abbiamo già la cover aggiuntiva che vedremo più avanti. Ecco qua il dispositivo che mettiamo un attimo da parte, confezione elegante con questo supporto nero, troviamo 2 viti lunghi per il fissaggio sul telaio, manuale di istruzioni rapido, con la possibilità di ottenere il manuale completo scannerizzando questo QR code. Parliamo subito del dispositivo. Allora, classico dispositivo da 503, quindi 3 moduli, con il telaio che fisserà esattamente dove smontate la vostra 503, parte esterna che rimane sporgente dal muro circa 1,3 cm. A livello di connessioni abbiamo semplicemente neutro e fase per l'alimentazione diretta e 2 uscite, un po' come tutti i TX precedenti a 2 canali. Togliamo la pellicola e questi sono i 2 canali touch, che saranno la metà di destra e la metà di sinistra. Avremo tutto un gioco di luci che potremo analizzare più avanti, e qui abbiamo una tipologia di cover aggiuntiva. Arrivano in questa confezione. Questa è una versione di cover. Abbiamo sempre qua una divisione centrale, ne arriveranno poi altre. Inizialmente, adesso facendovi vedere il prodotto, abbiamo la possibilità di differenziare questa da quella bianca tradizionale. Come si monta? Vedete che ha tutti questi incastri, ce ne sono 2 per ogni lato. Ecco qua, tolta una, messa l'altra. Io credo terrò questa bianca. Dopo aver analizzato il prodotto, adesso lo alimentiamo, facciamo la prima configurazione in app al banco. Ok, come tipologia di morsetti abbiamo i soliti che
sinceramente non mi fanno impazzire, ma tant'è, perché abbiamo la sede tonda con la vite che va a chiudere direttamente sul filo. Allora, fase diretta, che è un filo da 1,5 ed entra regolarmente, però vedete che tende a scappare. Bisogna sempre vedere che vada bene fino in fondo. Abbiamo una buona profondità che permette di non far fuoriuscire il rame. Nel caso, come al solito, potete usare i puntalini. Vi ricordo che avevamo fatto un video anche dei puntalini. Riusciamo comunque a prendere correttamente un filo da 1,5. Questo invece è un 2,5, li uso diversi apposta per provare. Entra correttamente anche il 2,5 e riusciamo a fare un serraggio ottimale. Non è previsto un coperchio questa volta. Apriamo l'app EWI-Link, accendiamo il dispositivo che, come vedete, si illumina nella parte che va ad appoggiarsi al muro, quindi parte con questo effetto scenico rotatorio molto carino. Facciamo aggiungi dispositivo, proviamo a cercarlo col Bluetooth. Col Bluetooth viene trovato, quindi è la procedura giusta per fare la ricerca. Selezioniamo il nostro wifi, solita password, salviamo. Andiamo avanti, in questo modo viene trovato correttamente. Viene anche già trovato dall'assistente di Amazon, viene riconosciuto come T5 2C120, dove T5 è il modello, 2C è perché 2 comandi, 120 è la misura. Noi lo chiamiamo TX LED, ad esempio, e lo mettiamo nell'alloggio. Completato, lo troviamo qui. Vediamo subito di capire come va orientato, quindi accendiamo un canale e si accende il canale 2 corrispondente. Il montaggio corretto è con la scritta son off verso l'alto e la contatteria verso sinistra. Quando c'è un'uscita attiva, vedete che dà un suono, una conferma sonora dell'attivazione e cambia anche colore. Stessa cosa lo fa sul canale 1, stessa cosa sul canale 2, quindi la luce in questo caso cambia da blu ad arancione. Da app ovviamente la stessa cosa, quindi abbiamo l'accensione di un canale, dell'altro canale, ma non dà una conferma sonora, è un gioco di luce. Accendi tutto, spegni tutto. Iniziamo a dare un'occhiata alle novità che riguardano soprattutto le luci. Luce ambiente possiamo attivarla o disattivarla, quindi disattivandola avremo l'attivazione che risponde sempre con un suono e in questo caso si illumina solo la metà del canale acceso. Quindi spengo il canale 1, si accende il canale 2, spengo il canale 2, si spegne la luce, accendo il canale 1, si accende solo la luce da questa parte. Con invece la luce ambiente attivata possiamo cambiare la modalità, quindi abbiamo luce notturna, party, svago, abbiamo diversi stili di illuminazione, quindi in una modalità party ad esempio abbiamo questi colori che cambiano continuamente. Facendo l'attivazione abbiamo sempre la conferma visiva della parte che si illumina, si accende col suono e poi torna al suo gioco di luce. Ce ne sono parecchi, può piacere, può non piacere, può dare fastidio, può non dare fastidio. Abbiamo almeno la possibilità di abilitarli, disabilitarli e personalizzarli. Ok, diamo un'occhiata a tutte le impostazioni, 3 puntini impostazioni. Abbiamo già l'ultima versione, mostra come caselle separate. Questo serve a visualizzare nella schermata principale la voce TX LED oppure a visualizzare direttamente i due canali che adesso si chiamano canale 1 e canale 2, ma rientrando nel dispositivo e andando a cambiare i nomi vedete che nella schermata principale avremo direttamente i due canali. Oppure disattivando questa opzione torniamo ad avere il singolo dispositivo che si chiama TX LED. Posizione, condividi, crea gruppo. Allora, sotto dispositivo EWI-Link è molto importante perché ci dà la possibilità di aggiungere dei comandi radio, che può essere ad esempio il nuovo S-Mate che vedremo nel prossimo video. Personalizza, abbiamo tutto quello che riguarda l'illuminazione, possibilità di personalizzare l'effetto di luce e l'effetto sonoro che fa quando viene attivato un canale. Abbiamo diversi tipi di luci, ce ne sono 5, abbiamo diversi effetti sonori e abbiamo la possibilità di decidere se far illuminare quando accendiamo il canale solo sotto, solo sopra o entrambi i lati. Abbiamo la possibilità di scegliere anche il colore con cui deve illuminare la parte dell'attivazione. Possiamo scegliere un colore ad esempio rosso, molto luminoso. Possiamo salvarlo. In questo modo quando attiviamo un canale vedete che si attiva e dà il colore rosso. Come effetti sonori abbiamo questo, 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 questo. Effetti di luce quello di prima, il 2, il 3 che va avanti e indietro tipo supercar, il 4 che fa solo un pezzo,
il 5 che ruotano gli angoli, a me ad esempio piace il 4. Come effetto sonoro non mi dispiace questo drone e lascio gli indicatori che fanno sia fronte che retro. Lasciamo il colore rosso, quindi quando vado ad attivare un canale, vedete che mi fa quel gioco di luce che va a puntare sul canale 1 o sul canale 2. Diciamo che l'effetto di luce non è chiarissimo, però potete sceglierlo per come più vi piace. Adesso magari rimettiamo gli effetti come erano di fabbrica: luce 1, suono 1 con gli indicatori luce rossa. Salviamo. Tutto questo personalizzabile sia per l'accensione che per lo spegnimento. Possiamo cambiare l'effetto sonoro, il gioco di luce ad esempio per accensione e spegnimento, per distinguerli più velocemente. Vibra, abbiamo appunto la possibilità di abilitare o disabilitare la vibrazione. Indicatore di rete, che nella realtà dei fatti non so dove sia, ma si può disabilitare. Poi molto importante, abbiamo la possibilità di programmare il non disturbare. Negli orari che noi andiamo a specificare non ci saranno effetti luminosi o sonori all'accensione e allo spegnimento, nessuna indicazione quando è spento e nessuna indicazione della modalità offline, online, eccetera. Notifiche push appunto per ricevere le notifiche quando ci sono dei cambi di stato, i registri dove abbiamo tutta la memoria di quello che viene attivato o disattivato, stato l'accensione importante separato per i due canali, io lascerei ultimo stato. Abbiamo la novità come negli ultimi dispositivi dove possiamo anche dare un ritardo. La programmazione dello stato al ripristino dopo mancanza di corrente si può programmare anche con un ritardo con determinati secondi. Abbiamo l'inching, quindi per i due canali, canale 1 canale 2, possiamo decidere se attivare un inching. Che cos'è l'inching? È un ritardo, è un tempo fisso che rimane programmato sempre nel dispositivo. Se noi attiviamo l'inching e sullo stato autospento mettiamo ad esempio 0,5 secondi, quando noi accendiamo un canale, in questo caso l'1, dopo 0,5 secondi si spegne da solo, e questo lo farà tutte le volte sempre. Stessa cosa se lo spegniamo, dopo un po' di tempo si può riaccendere. Può essere una luce che deve rimanere accesa per pochi minuti o al contrario un qualcosa che spegniamo temporaneamente ma che poi deve riaccendersi. Nascondi tutti gli on-off serve semplicemente per non avere più il comando accendi tutto, spegni tutto. Fine delle impostazioni, che però sono parecchie. Nella schermata principale, oltre alla luce ambiente attivabile o disattivabile, abbiamo poi la possibilità di fare un orario, delle programmazioni sui singoli canali per l'accensione, nelle quali viene aggiunta anche l'opzione della luce ambiente, che possiamo decidere se tenerla accesa, spenta all'occorrenza. Timer è semplicemente un timer che viene impostato una volta, che arriva ad un massimo di 23 ore e 59 minuti, dopodiché possiamo far succedere qualcosa, e il timer ciclico è invece un timer che viene ripetuto più volte. Questi sono tutti i comandi che abbiamo come un qualsiasi on-off, più tutta la parte delle luci, dei toni e della vibrazione, che negli altri TX non avevamo. La differenza qual è? La differenza è che oltre ad avere tutte queste funzionalità di accensione, spegnimento, luci, suoni, eccetera, che ripeto possono far impazzire dalla gioia o possono assolutamente non piacere, quindi diventano quasi inutili nel dispositivo, abbiamo delle varie funzionalità che riguardano il collegamento tra questo dispositivo ed altri nella creazione di scene per fare determinate azioni. Io posso costruire una scena del tipo: se dispositivo intelligente, e prendiamo ad esempio il DV2 contatto. Il DV2 contatto cos'è? È il contatto porta Wi-Fi che funziona, ricordo, solo con il Wi-Fi 802.11b, serve per fare un sacco di cose. Se ad esempio scelgo che il DV2 si apre, quindi se il DV2 contatto sensore porta si apre, poi dispositivo intelligente che è il TX LED cosa fa? Può fare diverse cose. Può ad esempio accendere un canale, spegnere un canale, o ad esempio può accendersi come luce ambiente. Al nostro arrivo, aprendo una porta, possiamo fare in modo che crea un'accensione della luce, un allarme o un campanello, ma facciamo delle prove. Ad esempio facciamolo diventare luce ambiente. Salviamo la scena, gli diamo un nome e lo chiamiamo test. Nuova scena creata. La scena è già operativa. Vediamo cosa succede quando vado ad aprire la porta. Vedete che si è acceso perché ho aperto la porta, ma chiaramente adesso chiudendo la porta non si spegnerà. Io devo creare un'altra scena. Se dispositivo intelligente DV2 contatto si chiude, allora dispositivo intelligente TX LED luce ambiente la spegne. La salvo, la chiamo test 2,
scena salvata. Quindi avrò test che accende e test 2 che spegne. Questo è importante impararlo in tutte le scene. All'attivazione di un qualcosa deve seguire la disattivazione di quel qualcosa, altrimenti rimane attivo. Porta aperta si è acceso, porta chiusa si è spento, porta aperta si accende, porta chiusa si spegne. Oppure possiamo modificarlo, questo non diventa luce ambiente on, ma diventa campanello. Lo salvo e in chiusura vado a fare la stessa cosa, quindi cambio da ambiente a campanello. In questo modo ho creato due scene per le quali all'apertura e alla chiusura suona. Facciamo una prova. Quindi mi ha prodotto un suono con questo gioco di luce che non è personalizzabile né come suono né come gioco di luce all'apertura. Adesso vado a chiuderla e lui fa la stessa cosa, ma possiamo fare anche un altro tipo di attivazione. Possiamo farlo diventare un allarme. All'apertura della porta lui genererà un allarme. Magari questo allarme però non voglio farlo funzionare, voglio farlo funzionare non nelle 24 ore, ma solo in determinati orari. Molto utile in case dove magari abbiamo degli accessi in determinati orari che vogliamo tenere sotto controllo, o ad esempio nel negozio, se volete in determinati orari avere un allarme che poi non fa una sirena a 90 dB, adesso ve lo faccio vedere. Se volete tenere un allarme, una segnalazione un po' più forte del campanellino e delle luci per accorgervi quando qualcuno apre una porta, impostate l'orario che più vi interessa e lui produrrà un allarme che ora vi faccio vedere. Allarme che in questo caso si è disattivato perché io, avendo ancora la seconda scena di chiusura porta, me l'ha interrotto. Se io vado ad eliminare la scena numero 2, cancello questa scena, tengo solo la prima, vedete che è partito l'allarme ma non si ferma anche sul chiusura porta fin quando non premo un interruttore. Chiaramente le scene possono essere molteplici, perché ad esempio posso dire che se un sensore di temperatura mi arriva magari a una temperatura uguale o superiore a 35 gradi, lui mi prende il dispositivo TX LED e me lo manda in allarme. Quindi io con una scena del genere, se ho il sensore Zigbee con temperatura e umidità, se io magari ho un frigorifero che sopra non i 35 gradi ma sopra 8 gradi ad esempio, mi deve mandare un allarme, io dico che quando questo sensore messo magari dentro il frigo mi rileva una temperatura superiore agli 8 gradi, lui deve darmi un allarme sulla placca TX che ho nel mio ambiente in modo da correre e risolvere il problema. State in campana perché arriveranno poi come novità un sensore di temperatura e umidità Zigbee diverso e uno switch Zigbee diverso. Quindi dispositivo multifunzione che associa a tutto un nuovo sistema di comando e risposta visiva e acustica delle funzioni che possono diventare molto interessanti in tantissimi scenari. Avete visto che ha un sacco di funzionalità e delle potenzialità molto grandi. Adesso vi faccio vedere come ho provato a montarlo al posto di una placca 503 dove c'era un solo interruttore. Userò uno solo dei suoi canali a bordo, ma dovete pensare che in realtà potreste anche montarlo senza collegare nessuna uscita e lavorare appunto solo con le scene. Se l'uscita 1 viene attivata, vai ad accendere un altro dispositivo intelligente che può essere un Sonoff Mini collegato a una deviata o un Sonoff Mini collegato a dei relè o addirittura una lampadina smart alimentata fissa che andrete a gestire con la pressione di questi pulsanti. Bisogna vederlo come un punto di comando virtuale dove in realtà con quel comando possiamo fare un sacco di cose. Dunque, prima di tutto togliete corrente per lavorare in sicurezza. In questo caso abbiamo un singolo interruttore che va ad accendere delle luci, dove io so che questa è la fase di arrivo principale. Andate a guardarvi tutti gli altri miei video per capire come trovare la fase col cercafase, eccetera. Dividiamo il telaio dalla placca esterna facendo leva nell'unico posto dove c'è un'asola. La fase diretta la mettiamo dentro L-in. La fase in uscita che andava alla lampada, che
in questo caso è più facile da trovare perché normalmente la fase di arrivo arriva dal basso e se la lampada arriva dentro la scatola avrete dei fili che arrivano dall'alto. La fase per la lampada in questo caso la colleghiamo su L-Out 1 in modo da usare anche realmente uno dei due canali dei relè a bordo. Ok, in questo modo abbiamo fatto la stessa funzione che faceva il singolo interruttore prima. Ora manca il neutro. Il neutro in questo caso va alla lampada ma arriva anche dalla linea. Potrebbe essere un neutro che passa diretto o potrebbe essere che il neutro manca e dovete portarlo. Non abbiamo un morsetto neutro di appoggio per fare ingresso-uscita, quindi dobbiamo per forza fare un'aggiunta del neutro che arriva e portarlo anche al nostro TX Ultimate. Quindi in questo modo l'abbiamo alimentato direttamente e usiamo fisicamente un solo canale in uscita. Ricordandosi che la scritta va in alto, il modo per montarlo correttamente è appunto con i contatti a sinistra. Non è segnato un up da nessuna parte, però ricordatevi connettore in alto. Mettiamo dentro tutto, possiamo usare anche le stesse viti che avevamo sul telaio precedente. Installiamo anche il TX. Come potete notare è un dispositivo che copre poco eventuali magagne. Qui in questo caso dove avevo parecchie magagne oltre la scatola murata, vedete che non riesce a coprirle a sufficienza, rimangono dei difetti a vista. Diamo corrente, lui si avvia. Vedete che lo switch a bordo funziona regolarmente. Il secondo chiaramente non accende nulla, lui continua a funzionare come l'interruttore precedente. E chiaramente in tutto questo prodotto non abbiamo fatto vedere la parte vocale che consentirà solamente di comandare i due singoli canali in base al nome che abbiamo dato dentro l'app. Accendi TX canale 1. E tutto funziona regolarmente come un qualsiasi comando vocale di qualsiasi sonoff. Bene, molto bello. Lato negativo è appunto quello che vi ho fatto notare, che non esce tanto dalla scatola murata, quindi se avete dei grossi difetti dell'intonaco rovinato eccetera, potrebbe essere che rimane qualcosina a vista come nel mio caso. Nel mio caso calcolate che è stato fatto un buco molto grosso, perché quella è una parete dimostrativa, ho messo una scatola da muro schiumata dentro una parete di cartongesso, quindi non è proprio un buco perfetto, però vi ho fatto notare che non è grandissimo, quindi potrebbe risultare qualche magagna a vista. Per il resto un bel prodotto, mi è piaciuto davvero, non perché me l'hanno mandato, non perché sono 3 anni che parlo solo di Sonoff, ci sono stati molti prodotti che non mi sono piaciuti, ma questo vedo che ha delle potenzialità molto interessanti, perché già solo la funzione allarme può servire come gli esempi che vi ho fatto vedere, ma può servire per un sacco di cose. Poi ormai mi avete abituato a propormi delle idee, delle soluzioni che io magari non ci avrei neanche pensato, quindi largo alla fantasia, costa poco, sembra funzionare molto bene. Chiaramente le scene funzionano solo quando c'è connessione internet o eventualmente se avete un dispositivo locale come l'iHost che gestisce le scene nella vostra rete LAN, ma quel dispositivo secondo me è ancora un po' acerbo. Questo video finisce qua, ne faremo altri di altre novità, quindi state in campana, iscrivetevi al canale, mi raccomando che è gratuito. Io vi ringrazio, ci vediamo al prossimo video, la prossima diretta del giovedì, o se passate in negozio in provincia di Torino ve lo faccio toccare con mano. Ciao da Massi Dattoli!